Quanto costa un viaggio a Singapore? Singapore è stata sempre considerata una città molto costosa dove vivere, ma è davvero così? In realtà le cose più costose a Singapore sono l'affitto, la proprietà di una macchina e l'alcol. Ma per visitarla è una città economica quasi quanto Bangkok. Il cibo e i trasporti, per esempio, sono sorprendentemente bassi e si può trovare da dormire anche a basso costo. Vediamo ora quali sono le spese principali da affrontare a Singapore. Per comprare un biglietto aereo dall'Italia, per esempio da Milano o da Roma, uno di sola andata può costare intorno ai 350 euro, invece andata e ritorno intorno ai 500 euro. Ma se siete in Asia, per esempio a Bangkok, potete comprare un biglietto di una low cost come AirAsia, Scoot o Jetstar e spendere tra i 30 e i 50 euro. Per gli italiani si può entrare e stare a Singapore fino a 90 giorni senza visto, quindi entrata gratuita. Si può trovare da dormire tra i 20 e i 35 euro in un ostello e quindi in un dormitorio, oppure negli alberghi capsule, soprattutto a Chinatown, Little India e Bugis. Per una stanza doppia d'albergo si parte invece dai 50 euro. Singapore è davvero un paradiso per quanto riguarda il cibo. Qui si può trovare cucina malese, cinese, indiana, vietnamita, coreana, giapponese, thailandese, turca, del Medio Oriente, davvero di tutto. A Singapore non c'è un vero e proprio street food nel senso letterale del termine, ma ci sono questi centri che si chiamano centri hawkers, sono sparsi un po' ovunque per la città oppure nei centri commerciali. Qui si può mangiare cibo per 2, 3, 4 euro, cibo squisito e davvero conveniente. Invece l'alcol è un po' più costoso, diciamo una lattina grande di birra, di una birra comune o importata, può costare intorno ai 5 euro. Una bottiglia di vino invece, la più economica al supermercato, magari che viene dall'Australia, costa intorno ai 12-13 euro. Per i trasporti ti consiglio di usare l'autobus o la metropolitana. In ogni 7-Eleven potrai trovare una carta magnetica e pagarla soltanto 6 euro. Ci sono già 3 euro inclusi di credito. Ogni corsa semplice costa appena 50 centesimi. Ti consiglio anche di usare i taxi. Per far questo potresti benissimo usare un'app che si chiama Grab con il tuo smartphone. A Singapore le attività più costose sono quelle che si possono fare ai giardini di Marina Bay, come per esempio salire sui super alberi per 5 euro, oppure si possono visitare la Cloud Forest e la Flower Dome per 18 euro, fino a finire alla ruota panoramica che costa intorno ai 23 euro. Ci sono anche delle attività da fare gratuitamente, come visitare il giardino botanico, oppure fare una passeggiata nella foresta pluviale attraversando il ponte sulla cima degli alberi. Una giornata low cost a Singapore, dormendo in un ostello, mangiando 3 volte in un centro hawker, usando i mezzi pubblici e magari facendo un'attività gratuita e una pagata, viene a costare più o meno a persona circa 50-60 euro, non male per essere Singapore. Nel mio caso io sono stato 3 settimane non pagando l'alloggio perché ho fatto house sitting. Se non sapete cos'è l'house sitting potete trovare un video nel mio canale che vi spiega tutto per filo e per segno. Spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale, di pigiare la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!